Buongiorno amici, buon Ferragosto a tutti, da me, dalla mia camicia da notte anni 70. Siccome è Ferragosto, iniziamo così in bellezza con secondo round di pancake. Dai. Stavolta li faccio da sola, peraltro sto seguendo la ricetta del sito Cookaround, lo dico così come disclaimer. Sono arrivata più o meno a questo punto qua. Ho rotto un uovo e ho aggiunto un cucchiaio di olio di semi. Adesso vediamo qual è il prossimo step, perché mica me lo ricordo. Adesso devo aggiungere 20 grammi di zucchero. L'unico problema è che non ho una bilancia. L'unica cosa che ho è questo, il misuratore del mini pimer. Quindi lo useremo così approssimativamente per misurare i miei 20 grammi. Tutto molto approssimativo. Giù di zucchero e poi mescoliamo con la frusta. È il momento di aggiungere il latte, 170 grammi, e di nuovo andiamo a pesarlo in quel modo proprio precisissimo, precisione svizzera. Ok, adesso aggiungiamo 130 grammi di farina e una bustina di lievito per dolci, meglio se vanigliato, visto che nella ricetta originale diceva di metterci la vanillina, ma noi non ce l'abbiamo. E andiamo a pesare di nuovo in quel modo lì, ragazzate. E adesso setacciamo tutto questo lì dentro. Lasciamo lì sereno a riposare per un quarto d'ora, poi possiamo fare i pancake. Bene, buon riposo, riposa bene. Later. Cosa si fa a Ferragosto se si è in una località di mare? Si viene in spiaggia. E infatti, tac. Tra l'altro sta spiaggetta qui un po' secret beach, only locals, mi ha svoltato la vita, perché laggiù oltre quelle scogliere c'è un carnaio da Ferragosto, giustamente essendo Ferragosto. Di qua invece che benessere! Many hours later. Sulla via del ritorno, pronti per la traversata,
perché la spiaggia segreta necessita di traversata. È meglio se guardo dove metto i piedi prima di corcarmi la caviglia, stortarmi la caviglia sui pietrazzoni, i famosi pietrazzoni. Come si sta bene, tornati dalla spiaggia dopo aver fatto la doccia, si è già detto, vero? Mi pare di sì. Visto che quello si è già detto, niente, parliamo del fatto che adesso metto su delle maschere per il contorno occhi. Queste qua che voi leggete al contrario, comunque Patchness, io le compro in Francia, infatti, non peraltro Patchness Paris. In Italia mai viste. Sono al collagene con gli estratti di vigna rossa, vigne rouge. Si presentano così. E poi, visto che stiamo a parlare di robe beauty, di robe de bellezza, li butto lì. Ieri ho preso un nuovo doposole della Nux. Si vede qualcosa? Forse sì. Niente male, eh? Pollicioni alzatissimi. Brava Nux. Profuma di miele. La butto lì. Consigli per gli acquisti. Come sempre influencer di nessuno. Ok, metto su mascheriglia per il contorno occhi. E vuoi non farlo un aperitivo di Ferragosto con spritz con frutta homemade, che mollalo proprio, crostoni, gnammi e chi più ne ha più ne metta. Hours later. Ci siamo vestiti. Batman. E si va a vedere i fuochi d'artificio. Fuochi fatui. I fuochi d'artificio a Mentone, se ci sono. Ci sono? Secondo me sì. Proviamo. E comunque per la cronaca questo è il mio look da fuoco fatuo. Batman. Eventually. Che belli i fuochi, sono sempre belli i fuochi, stanno sempre un po' bambini. Cosa stai facendo là dietro con quella faccia lì? Comunque sempre belli i fuochi, sempre belli. Cosa c'è? Dove andiamo? Bancarelle. Bancarelle. The next day.
venerdì a tutti. Come vedete siamo in cammino con una coda infinita di macchine a fianco. Perché, direte voi? Perché? Perché il venerdì in quel di Ventimiglia c'è il mercato grande e non si sa perché, per quale ragione, perché non è che sia proprio il mercato dell'anno, ma niente, la gente arriva a frotte e quindi noi, furbi come dei furetti, oggi si scende a piedi. Questo è il mio look da scendo a piedi a Ventimiglia col cappello perché sono leone. Qua c'è la coda oh. E qua la situazione. E di strada ancora da fare ce n'è un bel po'. Siamo quasi arrivati e qua sul ponte c'è un filino d'aria, Attenzione al banco animaliere. Zitti, fermi tutti. Senza animaliere Callaghan. Per la cronaca non ho comprato niente di animaliere, ci tenevo così, per onestà intellettuale. Comunque giusto 2 persone a sto mercato. Mannaggia ragazzi, oh. Ovviamente. E ovviamente pienone. Dai e forte. Cosa mangi? Giretto al mercato della frutta e della verdura perché comunque, nonostante le apparenze, si è scesi per fare la spesa. Te lo prenderei però. E poi? Indovinate chi si è innamorato del drago cinese di bambù? Proprio lui. Ta-ra-ta-ta. E adesso viene la parte divertente. Ja faccio. Eccoci a casa. È andata, pensavo peggio. Intanto così ne approfitto per farvi vedere i nostri favolosi acquisti al mercato di Ventimiglia. Questa favolosa tovaglia lavabile, se Dio vuole, che mi fa anche pandan con la sedia, è lui. Dan, da, da, dan. Mi piace che faccio il super zoom a voce. Vogliate ammirare la pregiata fattura di questa ragosta, drago. Many hours later. Ben ritrovati, buonasera. Che abbiamo fatto oggi? Niente. Cioè io ho stirato, pulito, ho fatto 2 lavatrici perché oggi mi è presa così la botta da casalinga disperata. Vabbè. Sembra un po' abbronzata però, cioè l'ironia della sorte è l'unico giorno in cui non vado in spiaggia. Non so se è la luce. Comunque mi sono cambiata perché stiamo andando a prendere l'aperitivo a Mentone. O per dirlo alla francese a Menton. Sempre un nido di chiurle in testa, ma tanto metterò il casco e quindi dopo sarà tipo una frittella cinese. Comunque questo è il mio look per la serata. Gonna vintage de mamma, sandaletto, maglia Uniqlo Aerism di quelle traspiranti, così se sudo non si sente. E questo è il riassunto del mio look di stasera. Adesso però no.
finito dopo, siamo pronti per la cena indiana. Gnam, 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 gnam. No, I don't. Fast middle. What a lie. E anche stasera a mangiare abbiamo mangiato. Nel frattempo c'è uno schiuma party davanti ai miei occhi. E la madosca. Ale, tutta vita qua, Dai, è fortissimo. E il Porto Vecchio come sfondo.